Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare di questo nuovo prodotto della Dasaita denominato Vivid. Vi farò vedere dei video ravvicinati, quindi dei video molto da vicino per quanto riguarda la struttura esterna, il display, la cornice, per vedere come si integra lo stesso all'interno della nostra Qashqai, cosa che non ho fatto mai vedere. E poi ci andremo a concentrare sulla ROM per l'appunto denominata Vivid, questa ROM che ingloba un launcher un po' particolare, un po' colorato, un po' tanto. Vi farò vedere le cose oggettivamente funzionanti al 100% e le cose che ancora non sono, ahimè, funzionanti al 100%. Quindi per chi fosse interessato all'acquisto di questo prodotto vi consiglio di seguire il video, perché vi farò vedere delle cose che gli altri non vi fanno vedere, ragazzi. Poi, come di consueto, nella descrizione del video troverete tutti i link necessari, i link per l'acquisto di questo prodotto, i link del gruppo di acquisto per chi volesse acquistare un prodotto, ripeto, completo di tutto, di tab, adattatori e quant'altro, i link di Amazon, i link di AliExpress, i link della Dasaita Official Store, insomma troverete di tutto e di più, e troverete anche i link della mia attrezzatura per acquistare l'attrezzatura necessaria per smontare e installare un tablet. Detto ciò, andiamo a vedere questo Dasaita Vivid. Eccoci qua, prima di partire con la recensione volevo dirvi che al termine del video troverete una scheda dove ho riportato dei punteggi che secondo me ha raggiunto questo prodotto durante il test. Quindi ricordatevi prima di chiudere il video di andarvi a vedere questa scheda tecnica. Possiamo partire con la recensione vera e propria di questo car tablet, tra virgolette. La Dasaita chiama nuovo prodotto, ma vi dico subito che nuovo non è, poiché questo prodotto non è altro che un Max 10 a tutti gli effetti, poiché ha le stesse identiche caratteristiche tecniche. L'unica cosa è che è stata installata questa determinata ROM, denominata per l'appunto Vivid, poiché integra questo launcher, che non fa altro che rallentare la stessa, ahimè. Quindi a primo occhietto può sembrare molto carino, poiché è molto colorato, poiché fa molto CarPlay, poiché queste due finestre potrebbero effettivamente avere un potenziale idoneo per poter sfruttare al massimo il tablet. Diciamo, su questa finestra abbiamo la possibilità di poter utilizzare tutte le fonti presenti all'interno della nostra autovettura, dalla radio DAB alla radio FM, ai file MP3 presenti nella nostra pennetta, alla musica tramite Bluetooth, insomma tutto quello che possiamo utilizzare, Spotify e quant'altro, tutte le fonti audio che possono essere riprodotte le possiamo vedere all'interno di questa finestra, che la cosa, devo dire, non mi dispiace. La parte sinistra, quindi dove è presente questa mappa, che in teoria se funzionasse sarebbe una grande cosa, perché dovrebbe riprodurre, diciamo, la mappa di Google, la mappa stessa di Google. In teoria, quando andiamo a selezionare un percorso da raggiungere con Google, tornando alla home, dovrebbe riprodurre il percorso stesso, quindi con le svolte, con le scritte, dovrebbe essere una mappa di Google in piccolo. Ma purtroppo questo non accade, poiché
questo launcher non ha la possibilità di integrare le mappe di Google. In Cina funziona, e quello che vedete sul sito della Dasaita Official Store non è Google Maps, ma sono le mappe che utilizzano in Cina, AMAP. Per quanto riguarda Google Maps ancora c'è da lavorare. Andiamo a vedere questo launcher. Dall'ultimo aggiornamento è stata inserita anche questa icona, e da qui andiamo a vedere le caratteristiche del launcher. Questo menu dice che possiamo attivare o non attivare il fatto di recuperare l'audio che stiamo ascoltando. Quando abbiamo la radio accesa o stiamo ascoltando un MP3, se lasciamo attiva questa opzione, quando riaccendiamo il tablet ci riporta in automatico a quello che stavamo ascoltando, sia se era la radio sia se era un MP3. Bisogna attivare o non attivare questa opzione. Questa sotto è il fatto di tornare alla schermata principale, quella con le due finestre, entro 30 secondi, entro un minuto o mai. Io ho messo mai perché se voglio utilizzare la radio a schermo intero posso essere padrone di utilizzare la radio a schermo intero senza che mi torna direttamente alla home. Poi abbiamo il menu del display, questo menu che abbiamo la possibilità di poter scegliere qualsiasi file all'interno del nostro tablet per poter mettere come sfondo. Poi abbiamo la possibilità di mettere, dovrebbe essere una sorta di giorno-notte automatico. Questo è leggero, light per quanto riguarda lo sfondo, vedete è più chiaro. Questo, se mettiamo dark, è più scuro, che in teoria dovrebbe riprodurre le luci accesi dell'auto, e questo dovrebbe essere in automatico, ma ancora non è stato implementato. Poi abbiamo la possibilità di mettere la luce in automatico o in manuale, la lingua in italiano, il formato dell'ora in 12 o 24 ore e l'unità di misura metric. E questo è stato aggiunto dall'ultimo aggiornamento che ho eseguito, poiché prima non c'era. Poi abbiamo il menu desktop, che è stato aggiunto anche questo, il menu classico o il menu con queste 3-4 finestre, vi faccio vedere, che a mio avviso, insomma, non lo so, non è che possiamo scegliere da queste finestre. Questa diciamo che è l'alternativa alle due finestre principali, rimane così, quindi non lo so, secondo me lascia il tempo che trova, non mi fa impazzire la cosa. Poi torniamo sempre al menu, mettiamo l'home classica, non c'è nient'altro, andiamo su software. In questo menu abbiamo la possibilità di vedere se ci sono gli aggiornamenti via OTA del prodotto. Io infatti sto utilizzando l'ultima versione, la più recente, e da qui possiamo andare a scegliere la marca e il modello dell'autovettura. Chiaramente noi dobbiamo scegliere Nissan Qashqai e l'anno di fabbricazione 2018 e siamo a posto. Poi abbiamo la possibilità di ripristinare le impostazioni di fabbrica, ma solo per quanto riguarda chiaramente il launcher, quindi ci resetterà un po' tutto. Poi dovremo rimettere la lingua e rimpostare l'auto e quant'altro. E in più da questo aggiornamento è stato aggiunto il nome del dispositivo, il modello, la versione di Android e la versione del firmware, che prima non c'era. Poi su Vivid dobbiamo creare un account ed entrare tramite login. Qui abbiamo la connessione wifi, praticamente questa è la mia connessione, e poi abbiamo le notifiche, navigazione e contenuti multimediali. Stop. La personalizzazione termina qui, non c'è nient'altro che possiamo andare a impostare. Quindi se da una parte questo launcher è molto carino perché è molto colorato, si può ascoltare la musica nella pagina principale, si dovrebbe in teoria vedere la navigazione nella parte principale, cosa che ancora comunque è da ottimizzare, dall'altra parte ahimè non si può né aggiungere un widget né personalizzare. Il pacchetto ve lo prendete com'è, o vi piace o non vi piace. Queste 4 icone qua sotto sono fisse, non si possono intercambiare. C'è la home, Google Maps, e poi abbiamo la musica, qui possiamo scegliere la radio, i brani, il Bluetooth, quello che vi pare, e da qui andiamo a scegliere le applicazioni installate nel tablet. Stop, non c'è nient'altro. Queste icone da quest'altra parte sulla destra, ripeto, questa è stata inserita da poco perché non c'era, e rimangono queste 3 icone che sono
ha priorità di utilizzo, nel senso che qualsiasi applicazione andiamo ad aprire, non lo so, vediamo un'altra cosa, Aptoide, giusto per farvi vedere. Quindi ci apre Aptoide, quando torniamo alla home praticamente rimane l'icona di Aptoide. Questa è, non lo so, è un'altra cosa che potrebbe tornare utile. Poi la cosetta carina potrebbe essere anche che andiamo a ricercare direttamente dal launcher i ristoranti, e questo è stato implementato, visto che prima non era funzionante, adesso è funzionante, ci trova tutto quello che è nelle vicinanze. E possiamo cercare ristoranti, possiamo cercare anche da questa parte, cerchiamo per dire Roma e andiamo a cercare e ci manda direttamente sulla mappa. Quindi vedete che a mano che vengono segnalati comunque dei bug, lo sviluppatore di questo launcher tramite la Dasaida all'Official Store sta mettendo mano per poter sistemare il tutto. Che altro dire di questo tablet? Allora, per quanto riguarda la musica, possiamo cliccare sull'icona e ci apre DAB-Z se stiamo ascoltando DAB-Z. Possiamo scegliere tra la radio, possiamo mettere anche la radio FM, poi basta tirare giù, scorrere verso il basso e ci apre questa finestra. Se vogliamo vedere la radio a schermo intero basta cliccare sull'icona e qui troviamo tutte le frequenze che abbiamo sincronizzato e inserito nei nostri preferiti, poi basta scorrere verso sinistra e ci apre la radio vera e propria a schermo intero, e da qui se vogliamo possiamo rimanere tranquillamente su questa schermata, visto che abbiamo impostato l'opzione che non torna alla home entro 30 secondi o entro un minuto, quindi ci possiamo godere la radio a schermo intero. Altra cosa che possiamo utilizzare la musica locale. Da questo tasto andiamo a vedere tutto il contenuto che abbiamo all'interno del nostro tablet. Questa è la pennetta dove ho dei file MP3, qui possiamo chiudere e riaprire all'interno della pendrive, vedete, andiamo a utilizzare il contenuto della pendrive stessa. Possiamo cambiare dal volante andando avanti, quindi per quanto riguarda il comparto audio è molto valido questo launcher, perché possiamo fare tutto da una schermata, ascoltare tutto quello che possiamo ascoltare all'interno dell'autovettura. Vedete, qui c'è tutta la libreria di brani, radio e quant'altro. Allora, mi sembra di aver detto di tutto e di più per quanto riguarda questo launcher denominato Vivid. Ora andiamo a vedere nello specifico questa ROM, quindi andiamo a vedere le cose che mi sono piaciute e che sono poi oggettivamente funzionanti, e le cose che ancora hanno bisogno di un'aggiustatina. Quindi partiamo subito dalle cose che mi sono piaciute, e la cosa primaria che vi voglio far vedere è il comparto Wi-Fi e Bluetooth. Si connette praticamente in maniera velocissima ed ha una stabilità impressionante. Non ho mai visto disconnessioni casuali. Io poi sul mio smartphone, uno Xiaomi Mi 11 Lite con MIUI 12.5, ho installato questa applicazione MacroDroid, dove mi consente di creare delle macro, degli automatismi per quanto riguarda delle situazioni. Quando il telefono si collega tramite Bluetooth al dispositivo, ho deciso di fare attivare l'hotspot, che mi va a collegare, a dare connessione al tablet. Quindi nel giro di praticamente meno di un minuto, quando entro in auto, ho il tablet già operativo. Allora vi faccio vedere fisicamente come funziona. Quando entriamo in auto e accendiamo la stessa, vedete tutto scollegato, Bluetooth e hotspot è scollegato. Accendiamo l'auto, il Bluetooth si collega, quindi i due dispositivi comunicano, si è attivato il Bluetooth, si è connesso al Bluetooth. Quando si connette al Bluetooth mi va ad attivare l'hotspot, vedete? Si è attivato l'hotspot e
Ecco qui, nel giro di meno di un minuto si è collegato. Abbiamo praticamente il tablet operativo per qualsiasi cosa. Per qualsiasi ricerca dobbiamo fare, possiamo utilizzare lo stesso poiché è collegato, è connesso ad internet. Ok, questa poi è una cosa, ragazzi, che ho provato e riprovato salendo e scendendo dall'auto ed si è sempre collegato in maniera perfetta e rapida. Non ho mai visto disconnessioni accidentali e ve lo faccio vedere in una sequenza molto rapida di salita e discesa tramite il collegamento appunto a MacroDroid. Altra cosa che mi è piaciuta e che è realmente funzionante è la possibilità di poter collegarsi tramite Android Auto o CarPlay da questa applicazione denominata Z-Link. Anche se io non uso Android Auto, però è un'applicazione ben fatta e per chi vorrà utilizzare questa applicazione è molto semplice, perché possiamo collegare il nostro smartphone Android o iPhone che sia direttamente senza capetto, poiché si collega tramite Wi-Fi e Bluetooth, e vi faccio vedere. Di default questa applicazione Z-Link io la tengo disattivata, nel senso che quando avvio il tablet non si avvia in automatico, ma la devo avviare io per poterla far funzionare. Basta cliccare su questa applicazione e nel giro di qualche secondo si dovrebbe collegare. Vedete, io sono collegato, adesso praticamente mi ha scollegato il Wi-Fi, l'hotspot, e si sta collegando. Vedete, si è collegato ad Android Auto. Quindi il telefono possiamo mettere anche qui poiché non serve più, e apre questa finestra con la mappa, e poi abbiamo la possibilità di poter ascoltare Spotify, vedere tutte le applicazioni presenti all'interno di Android Auto, poiché non possiamo utilizzare tutte le applicazioni che abbiamo sullo smartphone, ma solo alcune. E vi do una dritta: per chi utilizza applicazioni tipo Spotify tra virgolette curato, capite a me, se non attivate questa opzione su Android Auto non è possibile utilizzare le stesse, e vi faccio vedere. Allora, dobbiamo andare impostazioni, poi facciamo accedi sullo schermo del telefono. Una volta che abbiamo cliccato lì si apre la finestra di Android Auto che abbiamo installato sul telefono. Da questi tre puntini la prima cosa che dobbiamo fare è, per attivare la modalità di sviluppatore, andare a cliccare ripetutamente sulle informazioni. Vedete? Una volta che abbiamo sbloccato questo menu, da questi tre puntini ci appare questa opzione, impostazioni di sviluppatore. Clicchiamo su questo menu e qui abbiamo delle varie scelte che possiamo fare, e per installare quelle determinate applicazioni dobbiamo spuntare origini sconosciute, perché altrimenti non ce le fa vedere. In più possiamo anche cliccare su questo menu per consentire una risoluzione massima fino a 1080p per vedere Android Auto in maniera spettacolare sul nostro tablet, e questa è una. Poi sull'applicazione, per vedere sul tablet questa mappa così è molto definita, bisogna andare ad impostare un menu che si trova all'inizio dell'applicazione, quindi bisogna riuscire, e poi ve lo faccio vedere. Abbiamo la possibilità di poter utilizzare anche altri player alternativi che abbiamo installato sul nostro telefonino, tipo Pulsar,
non abbiamo le applicazioni sul telefonino non ce lo fa, praticamente non ci fa sentire nulla. Vedete, dobbiamo aprire l'applicazione sul nostro smartphone per poter poi andare ad ascoltare i brani che vogliamo ascoltare. Una volta che abbiamo aperto questa applicazione ci fa ascoltare i brani. Allora, eccolo qua. Ok, vedete, una volta che abbiamo aperto il player sul telefonino, allora possiamo utilizzare lo stesso per andare ad ascoltare i brani che abbiamo sul nostro telefono. In questa maniera possiamo riprodurre, andare avanti, stoppare, mettere in pausa, e la stessa cosa possiamo fare con Spotify, però dobbiamo sempre aprirlo dal telefonino. Una volta che abbiamo aperto Spotify sul nostro smartphone, allora possiamo in quel caso andarlo a utilizzare sull'applicazione. Allora, mettiamo in pausa questa, torniamo indietro, andiamo ad aprire Spotify ed ecco qui, ci va a selezionare le canzoni che abbiamo preferite sulla nostra applicazione. Da qui si può far partire, ok? Quindi abbiamo queste due possibilità di poter ascoltare musica, in più poi possiamo chiaramente ascoltare la musica anche sul nostro DAB, sulla radio DAB. Ok, io stavo sentendo Radio DJ, possiamo seguire ad ascoltare Radio DJ. Abbiamo una possibilità infinita di poter ascoltare la nostra musica. Abbiamo la possibilità poi di controllare i messaggi WhatsApp, possiamo mandare un nuovo messaggio WhatsApp tramite audio, quindi senza dover stare a digitare il testo, quindi possiamo chiedere a Google di leggere i messaggi. Leggi i messaggi WhatsApp. Hai dei nuovi messaggi nel gruppo Android Nissan Qashqai su WhatsApp. Vi ho fatto vedere un po' tutte le applicazioni, potete utilizzare un po' tutto, potete rispondere su WhatsApp, potete usufruire della chiamata vocale, qui avete tutta la rubrica a disposizione e poi possiamo fare una chiamata vocale. Chiama Samuele. Sto chiamando Samuele. Messaggio gratuito. Chiamata per... Insomma ragazzi, per chi utilizza Android Auto ci sono varie possibilità di poter interagire con le applicazioni che abbiamo installate all'interno del nostro smartphone. Io sinceramente ragazzi non utilizzo questa applicazione perché mi trovo molto meglio utilizzando, dare connessione al tablet e utilizzare tutte le funzioni del tablet. Per uscire da questa applicazione dobbiamo cliccare su Esci. Una volta che siamo usciti dobbiamo però riattivare la connessione, poiché ce la stacca. Quando si collega tramite Android Auto, vedete qui c'è questo segno di collegamento. Per andare a ripristinare la connessione dobbiamo andare a ricliccare sul wifi per poterci poi ricollegare con il telefono tramite hotspot. Vedete? Si è scollegato, si sta ricollegando tramite la rete wifi del telefonino e si è collegato. Vi dicevo, da questa applicazione Z-Link dobbiamo andare su impostazioni, poi dobbiamo scorrere dal basso verso l'alto e andare ad attivare questi menu. Miglioramento del display HD. Se spuntiamo questa opzione possiamo finalmente usufruire di una grafica in alta definizione. Attivando questa opzione possiamo migliorare sicuramente la visione tramite CarPlay, quindi che sia Android Auto o CarPlay. Poi abbiamo la possibilità di Android Auto, di collegarci auto senza fili, e poi vabbè, qui abbiamo il lato della guida sinistra, microfono nessuno, quindi abbiamo altre varie opzioni, e qui abbiamo la possibilità di cambiare l'icona del CarPlay con tutte quelle che abbiamo qui dentro praticamente. Ok? Scegliere quello che vogliamo. Per chi vuole attivare in automatico Z-Link
che quando si accende il tablet si va a connettere automaticamente al vostro smartphone, Android o iPhone che sia, dovete andare a spuntare questo menu, riconnessione automatica, CarPlay o Android Auto. Cliccate qui, attivate e potete anche andare a attivare questa voce, nascondi Z-Link quando la connessione si interrompe. In questa maniera, quando accenderete il tablet, questa applicazione andrà a ricercare direttamente il vostro smartphone e si andrà a collegare in automatico senza fare nulla. Quando andremo ad accendere la nostra autovettura, si collegherà in automatico al nostro telefonino, andrà a ricercare lo stesso e poi si andrà a collegare con Android Auto o CarPlay, dipende dal telefono che avete. Ok, si è collegato, quindi vedete ci mette una decina di secondi e poi si collega, a volte prima, a volte dopo, dipende anche dalla connessione, e siete a posto, siete già collegati con il vostro Android Auto e da qui potete fare qualsiasi cosa che vi ho fatto vedere prima, quindi la chiamata vocale, rispondere ai messaggi WhatsApp, mandare nuovi messaggi WhatsApp e quant'altro. A posto, torniamo indietro, quindi vi ho fatto vedere come funziona Z-Link per quanto riguarda l'associazione tramite Android Auto. Altra cosa che mi è sicuramente piaciuta su questo car tablet, che non poteva essere altrimenti, è l'impianto audio, quindi l'amplificatore TDA 7850 con 4x50 watt, quindi un finale con uscita 4x50 watt, poiché è lo stesso che avevo anche io sul Max 6 con il DSP incorporato, e ve lo faccio vedere a 15 bande, eccolo qui. E da qui possiamo regolarci interamente la frequenza, che va dai 25 Hz fino ai 16 kHz, quindi possiamo regolare in maniera consistente e personalizzata la musica come vogliamo ascoltare. Quindi abbiamo il subwoofer, perché io ho installato sotto il sedile un subwoofer, abbiamo la possibilità di regolare lo stesso il guadagno, la frequenza, il taglio di frequenze vogliamo dargli 60, 70, 80 e via discorrendo, e tutte queste altre serie di impostazioni. È molto efficace, e da qui possiamo regolarci e spostare il suono da una parte all'altra, avanti e indietro. Io l'ho leggermente spostato verso destra, così aumenta la stereofonia di quando ascoltiamo la musica, e vi faccio sentire un pezzettino di musica, come si sente. Ok, allora mettiamo in pausa. Vi dicevo, ragazzi, il comparto audio di questo Dasaita è sicuramente uno dei punti di forza. Non ci vuole un orecchio assoluto per capire che questo Dasaita suona molto molto bene. Anche lasciando gli altoparlanti originali della Nissan, suona veramente veramente bene, ragazzi. Detto ciò, andiamo avanti. Altra cosa che ho apprezzato di questo car tablet è la chiamata in viva voce. Allora ragazzi, per quanto riguarda il modulo telefonico di questo car tablet, diciamo che graficamente è anche molto piacevole. Qui abbiamo tutta la nostra rubrica che poi ci sincronizza una volta che siamo collegati tramite Bluetooth al nostro telefonino, messa in ordine alfabetico. Qui abbiamo le chiamate effettuate e ricevute recenti, quindi la cronologia di tutte le chiamate che abbiamo effettuato, e qui abbiamo la possibilità di inserire i numeri che utilizziamo di più sul canale preferiti, in modo che così quando dobbiamo fare una telefonata
basta cliccare sul numero e ci parte la telefonata. E qui abbiamo il nostro collegamento tramite Bluetooth Franci, che è il mio Mi 11 Lite. Poi per effettuare una chiamata possiamo avere queste possibilità: o chiamare direttamente dal contatto e cliccare sul numero. In questo caso ci va a effettuare la chiamata, vedete? Quindi parte la chiamata. Messaggio gratuito. Ok. O utilizzare l'assistente di Google, ma anche in questo caso, che poi vi faccio vedere, non parte la chiamata perché si ferma la schermata chiama e bisogna cliccare su chiama, o altrimenti la terza possibilità è chiamare direttamente dall'applicazione di Google, dove porta a termine la telefonata, ma dobbiamo cliccare sul microfono dell'applicazione. Ma vi faccio vedere. Chiama Samuele. Scusa, chi vuoi chiamare? Samuele. Sto chiamando Samuele. Vedete, dice che chiama Samuele e poi rimane in questa schermata. E per effettuare la telefonata bisogna cliccare su chiama. E poi, vedete, parte la telefonata. Messaggio gratuito. Chiamata per... La terza opzione che vi faccio vedere per portare a termine la chiamata è tramite l'applicazione di Google, quindi bisogna chiedere all'assistente di aprire l'applicazione di Google e poi cliccare sul microfono dall'applicazione stessa. In questa maniera apri Google. Poi dal microfono possiamo cliccare e chiedere di chiamare un contatto. Chiama Samuele. Vedete, da questa opzione porta a termine la telefonata. Quindi ragazzi, abbiamo queste tre opzioni. Per quanto riguarda invece la chiamata in viva voce, devo dire che sono rimasto molto soddisfatto di questa cosa, perché si sente molto molto bene. Ehi, sono io, come mi senti? Dove sei? Io sono fuori. Ah, vabbè, stavo a provare il telefono in macchina. Tutto a posto allora? Benissimo, ti sento proprio bene. Ok, va bene. Tutto bene? Niente di strano. Tutto bene? Tutto bene. Sto qua un attimo da Anna e poi dopo vado da tua madre. Ok. E poi vado a casa. Ci sentiamo dopo allora. Ciao, a dopo. A dopo. Ciao, ciao. Lasciamo perdere lo sbattimento di far funzionare per forza la chiamata vocale tramite l'assistente di Google, perché se non azzecchiamo l'applicazione giusta, MTC Dealer giusto, insomma ragazzi, ci impazziamo per nulla, poiché la cosa secondo me migliore che rimane ancora è chiamare tramite il telefonino, fare la chiamata vocale tramite il telefono e poi parlare in viva voce con il tablet. È la cosa più semplice che possa esistere, ragazzi. Basta fare in questa maniera e chiama Samuele dal telefonino. Vedete, parte la chiamata. Team, messaggio gratuito. E rispondiamo dal tablet. Chiamata per... Ragazzi, non ci impazziamo, è una cosa semplice, molto più semplice, ragazzi. Questo è per quanto riguarda il modulo per fare una telefonata su questo tablet. Io non ho mai utilizzato un microfono esterno, ho sempre utilizzato il microfono integrato del tablet. E anche in questo caso vedete che una volta che abbiamo regolato per bene il volume all'interno del menu di fabbrica, la chiamata in viva voce è molto efficace. Altra cosa che mi è sicuramente piaciuta è questo display IPS con una risoluzione di 1280x720, ha un ampio angolo di visuale, come potete vedere da queste immagini, ha una definizione pazzesca, ragazzi, si vede veramente molto 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 bene in condizioni di luce idonea. Poi vi spiegherò anche per quale motivo sto dicendo questa cosa. Allora, intanto ve lo faccio vedere, vi faccio vedere anche un qualcosa in 4K, così vi rendete conto anche di come si vede. Allora, vediamo se il telefonino ce la fa. Ok,
Ecco qua. Ragazzi, si vede veramente molto bene. Allora, torniamo alla home. Ok, eccoci qua. Altra cosa che mi è piaciuta su questo tablet è finalmente l'utilizzo della radio FM normale, quindi parliamo di RDS, ragazzi, di una radio FM RDS, non parliamo di radio DAB, parliamo del modulo ST7708. La radio FM è molto più godibile e utilizzabile, almeno su questo car tablet, poiché la funzione che troviamo qui su questo menu, alternative frequency, quindi una frequenza alternativa alla radio che stiamo ascoltando, è effettivamente funzionante, poiché l'ho testato nell'ultimo viaggetto che ho fatto con mia moglie, ma che sentiva la vertigine, invece l'ultimo che non sentiva niente. Quale sarà la prossima canzone secondo te? 90.3 è DJ, e quando il segnale diventa instabile va in automatico a cambiare con una frequenza alternativa se presente in quella località dove stiamo transitando. Fuori dall'asfalto a scoprire posti straordinari, ogni metro qualcosa di cui parlare per giorni e giorni, eppure le esigenze cambiano. Ho versato 2 lacrimucce quando l'ho vista allontanarsi, però da 8 km al litro sono passato a 20. Quindi su questa cosa sono molto contento finalmente che sono riusciti a far funzionare la radio FM RDS. Fino adesso abbiamo elogiato e parlato delle cose che mi sono piaciute e che sono oggettivamente funzionanti. Adesso andiamo a vedere delle cose che non mi hanno convinto al 100% e che oggettivamente ancora c'è qualche problemino da andare a sistemare, quindi ci sono delle piccole cose che devono essere sicuramente sistemate. E la cosa che sicuramente va a incidere di più sul funzionamento, sulla velocità del tablet stesso, è proprio questo launcher. Il tablet risulta molto rallentato per colpa di questo launcher. Sì, ripeto ragazzi, è molto bello, per carità fa scena, fa molto CarPlay, però ragazzi rallenta in maniera incisiva la velocità di questo tablet. Già c'è Android 10 che comunque non è una scheggia per quanto riguarda proprio il sistema operativo, in più è stato appesantito da questo launcher, quindi c'è una certa fatica, una certa lentezza per andare comunque o aprire le applicazioni. Vedete quanto ci mette per aprire Maps, quindi è molto lento, vedete, per aprire qualsiasi applicazione, anche per aprire il TomTom stesso, fa una fatica immane ragazzi per poter andare a aprire le applicazioni, cosa che con il mio Max 6, che aveva quasi lo stesso hardware di questo car tablet, si differiva solo dalla risoluzione del display, ma con Android 9 ragazzi era veramente una freccia rispetto a questo tablet. Vedete quanto ci mette a aprire l'applicazione di TomTom? Il navigatore ci mette veramente tanto.
La cosa che più non posso accettare su questo genere di tablet è sicuramente la lentezza del sistema in generale. Questo è uno dei contro di questo tablet. Un'altra cosa che ho notato è che i tasti sul volante della chiamata del telefono, vedete, a volte non funzionano. Praticamente per rispondere a una telefonata a volte la prende e a volte non la prende, e quindi questa è una cosa che mi ha dato molto fastidio, poiché vedete, anche schiacciando i tasti sul volante non viene la schermata del telefono, praticamente questa qui. Quando schiacciamo, diciamo, i tasti sul volante dovrebbe uscire perlomeno questa schermata dove possiamo andare a vedere i contatti e effettuare una telefonata, almeno questo, invece non lo fa. Poi vedete, una volta che abbiamo aperto l'applicazione e clicchiamo sui tasti, funziona, è come se non parte in automatico, quindi questo anche è un altro problema che già chiaramente è stato segnalato al venditore e successivamente allo sviluppatore di questo launcher. Un'altra cosa che ho notato è che utilizzando il parcheggio assistito funziona tutto, esegue il parcheggio assistito, però quando finiamo l'operazione non riesce più a tornare alla schermata della home. Questo era un problema che aveva anche il mio Max 6, quindi sicuramente è un problema di ROM, ma non credo che sia un problema di launcher, e spero che venga risolto a uno dei prossimi aggiornamenti proprio della ROM. Vedete, funziona tutto, possiamo eseguire il parcheggio assistito, parcheggiare. Vi faccio vedere adesso da questo filmato dove ho eseguito tutta l'operazione e vedrete che al termine del parcheggio non si riesce più ad uscire dalla schermata, da questa schermata. Dobbiamo per forza spengere l'auto, altrimenti rimane questa schermata. Un'altra cosa è questo display, come vi dicevo all'inizio, è un ottimo display IPS, ha una risoluzione pazzesca, si vede benissimo, però ripeto, in condizioni di luce idonee. Quando abbiamo la luce diretta su questo display perde in gran parte di leggibilità, ma penso che sia un problema di tutti i tablet, ragazzi, poiché più è grande lo schermo e più quando abbiamo la luce diretta abbiamo difficoltà a leggere quello che c'è sullo schermo. Le soluzioni per risolvere a questo problema possono essere: la prima opzione è chiudere la copertura del tettino, e la seconda opzione potrebbe essere applicare una protezione antiriflesso. Anche l'inclinazione dello stesso va a influire sul riflesso della luce, quindi quando abbiamo il tettino aperto ci va, vedete? Quando andiamo a aprire il tettino, chiaramente con la luce solare ci va a inficiare leggermente il contenuto dello stesso.
È una cosa che non capita tutti i giorni a tutte le ore, quindi deve essere un orario particolare, deve essere una condizione di luce particolare. Io vi parlo di situazioni un po' estremizzate. Allora, detto questo, la cosa positiva, se non vogliamo più andare a utilizzare questa ROM denominata Vivid, che rallenta in maniera consistente il sistema, perché ancora qualche piccola cosa non funziona, perché la mappa ancora non è stata integrata, o perché magari in futuro non andranno a sistemare questi piccoli bug, piccoli tra virgolette bug che affliggono questa ROM, possiamo sempre andare a installare qualsiasi altra ROM, poiché, ripeto, questo card tablet ha le stesse caratteristiche tecniche del Max 10, quindi ha lo stesso processore, la stessa memoria, lo stesso display, e la cosa che importa a noi è questa qui, la versione della MCU, poiché anche questo card tablet monta una MTCE HA. Che significa? Significa che con questa MCU possiamo andare a installare qualsiasi tipo di ROM. Potremmo installare anche la mod DL9K V4 che avevo sul mio Max 6, con chiaramente la recovery giusta. Quindi ragazzi, la cosa importante è che se un domani che volete cambiare ROM perché non vi piace più, perché non riescono a sistemare questi problemi, o perché semplicemente vi ha stancato, potete installare qualsiasi altra ROM. Allora, anche per oggi è tutto. Siamo giunti al termine di questa recensione per quanto riguarda il Dasaita Vivid. Se il video vi è piaciuto o vi è tornato utile, lasciate un like, è sempre cosa gradita ragazzi, ma soprattutto iscrivetevi al canale per supportare lo stesso e non vi dimenticate di attivare la campanellina, in modo che così sarete avvisati quando pubblicherò nuovi contenuti. Contenuti ce ne sono, ma il tempo non c'è ragazzi, quindi non so quando andrò a pubblicare nuovi contenuti. E noi, come di consueto, ci vediamo in uno dei prossimi video, che non so quando sarà, ma ci vedremo. Ciao belli, statemi bene, alla prossima!